Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come è facile realizzare questa borsa, soprattutto con la fettuccia. Come potete vedere, questa fettuccia tiene su veramente bene. Guardate, io poi ho realizzato questo punto doppio, un punto basso doppio, veramente semplice. Iniziamo con un fondo tondo e poi andiamo con un punto fantasia. Io ho poi utilizzato questa chiusura, ma ovviamente potete anche lasciarla senza gancetto o comunque lo potete fare con la fettuccia. Il manico è un manico con spighetta rumena molto semplice e poi ho agganciato i due anelli. Quindi questa lavorazione è veramente semplice. La cosa particolare di questa fettuccia che mi è piaciuta tantissimo è che ha dei tagli irregolari, quindi non abbiamo una fettuccia ricavata, ovviamente riciclata, e quindi è tagliata perfettamente, e poi ovviamente abbiamo tanti colori a disposizione sempre continuativi. Andiamo a vedere proprio da vicino la fettuccia. Per il tutorial di oggi andiamo ad usare Indalicra, stupendo, bellissimo, ve lo consiglio assolutamente. Filato messo a disposizione di Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni trovate lo sconto di 5 euro sia se acquistate la licra ma anche su qualsiasi prodotto disponibile nel sito. Nel box informazioni link per acquistare direttamente e numero per acquistare da WhatsApp. Iniziamo con uncinetto numero 8 e anello magico, quindi prendiamo il filo della nostra licra e realizziamo una X in questa maniera qui. Poi qui vedete il filo del gomitolo, faccio passare attraverso in questa maniera, aggancio il filo e una catenella e ho formato, vedete, il mio anello. Adesso all'interno lavoro 1, 2, 3, 4, 10 maglie basse. Adesso guardatemi bene, tiro il filo stretto stretto in questa maniera qui, quindi tirate, e abbiamo le nostre 10 maglie basse. Adesso guardate, entro nel primo punto basso che ho lavorato e lavoro una prima maglia bassa. Su questa maglia bassa vado a mettere un marcapunti. Ora in ogni maglia bassa lavoreremo 2 maglie basse, quindi un aumento. Entro quindi di nuovo nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa, entro nel prossimo e lavoro 2 maglie basse, in quello dopo e lavoro 2 maglie basse, quindi 2 maglie basse in ogni maglia bassa che segue. Quando arriviamo nel punto, vedete, precedente il nostro marcapunti, ovviamente togliamo il marcapunti e iniziamo una nuova riga. Nel primo punto lavoriamo la nostra prima maglia bassa e mettiamo un marcapunti. Ora ovviamente nella seconda riga avremo il doppio dei punti iniziali, quindi se abbiamo iniziato con 10 avremo 20 maglie basse. Adesso invece per la prossima riga lavoreremo una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, quindi una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento. Qui ho lavorato la prima maglia bassa, entro nella seconda e lavoro 2 maglie basse nello stesso punto. E di nuovo una maglia bassa nel primo, 2 maglie basse nel secondo, una maglia bassa nel primo, 2 maglie basse nel secondo. Chiaramente questa fettuccia, vedete, renderà il nostro fondo veramente bello rigido, quindi veramente non abbiamo bisogno di sostegno. Andiamo a proseguire con una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento fino al marcapunti.
Ho terminato la riga, vedete, con un aumento, quindi 2 maglie basse. A questo punto, come potete vedere, il nostro fondo è bello rigido, ma è leggermente più abbondante. Quindi che cosa facciamo? Prima di proseguire con gli aumenti, togliamo il nostro marcapunti, entro nella prima maglia bassa, lavoro una maglia bassa e metto un marcapunti. E ora lavoro una maglia bassa in ogni punto, quindi per questa riga, che sarà 1, 2, la terza riga, la quarta riga, lavorerò solo una maglia bassa in ogni punto, quindi andrò a stendere il mio lavoro. Quindi quando lavorate con la fettuccia, ma anche con il cordino, e lavorate in tondo, non sempre bisogna proseguire sempre con gli aumenti, perché altrimenti il lavoro, vedete, si arriccia, per così dire, ok? Non viene bello steso. Quindi in questo caso, quando vediamo che i punti sono troppo vicini, quindi quasi si accavallano, vuol dire che abbiamo bisogno di fare un giro senza aumenti, vedete, in questa maniera qui, così il lavoro si va a stendere. E proseguiamo con una maglia bassa in ogni punto. Completata la riga di sole maglie basse, adesso dobbiamo iniziare con l'aumento. Quindi io tolgo il mio marcapunti e qui devo continuare la sequenza. Quindi se nell'ultima riga di aumento ho lavorato una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, adesso lavoreremo 2 maglie basse semplici. Quindi lavoro la prima, metto sempre il marcapunti, altrimenti perdo il punto di inizio, lavoro un'altra maglia bassa semplice e nella terza maglia bassa lavoro un aumento, cioè 2 maglie basse, e di nuovo lavorerò 2 maglie basse semplici, quindi una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo e un aumento, cioè 2 maglie basse nel terzo, 1 e 2, e vado a proseguire con questa sequenza fino al marcapunti. Termino la mia riga sempre con un aumento. Adesso tolgo il mio marcapunti e continuo con la sequenza di aumenti. Quindi se ho iniziato con 2 maglie basse semplici, adesso inizierò con 3 maglie basse semplici. Quindi lavoro la prima, mettiamo il marcapunti, lavoro la seconda maglia bassa, lavoro la terza maglia bassa e nella quarta lavoro un aumento, cioè 2 maglie basse, 1 e 2. Di nuovo lavoro nella prima una maglia bassa nella seconda, una maglia bassa nella terza e nella quarta maglia bassa lavoro 2 maglie basse, cioè un aumento, e vado a lavorare in questa maniera fino al marcapunti. Adesso guardate bene quello che vi sto spiegando, in modo che per andare a proseguire, qualora voi vogliate ovviamente fare un fondo più grande, teniate conto di questa cosa importante. Adesso che abbiamo fatto questo aumento, come potete vedere, guardate, il fondo tende un po' ad allargarsi troppo, non è piatto, vedete? Leggermente si solleva, quindi vuol dire che io, se adesso vado a fare un'altra riga di aumenti, il mio fondo tende ad arricciare invece che ad essere disteso, quindi necessito di una riga di maglie basse senza aumenti. Quindi qualora voi andiate ovviamente a proseguire, tenete sempre conto che nella sequenza degli aumenti dovete fare questa riga di maglie basse senza aumenti. Ora io ho lavorato 3 maglie basse semplici e un aumento. Per chi volesse continuare, lavora ovviamente un giro di maglie basse semplici e dopo 4 maglie basse semplici e un aumento, 5 maglie basse semplici e un aumento, 6 maglie basse semplici e un aumento. Tra questi aumenti dovete ovviamente regolarvi quando andare a lavorare una riga di maglie basse senza aumenti. Ora io con la mia fettuccia ho una larghezza di circa 18 cm, quindi io non aumento più. Ovviamente a questo punto vado a realizzare un giro di maglie basse senza aumenti, quindi tolgo il mio marcapunti, entro nel primo punto, metto sempre il mio marcapunti, questa riga ovviamente allargherà un altro pochino il mio fondo, e vado a lavorare una maglia bassa, vedete, in ogni punto senza nessun aumento.
una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Arrivo quindi, vedete, a fine riga. Adesso guardate, io preferisco chiudere la lavorazione, quindi taglio il filo, ho lavorato l'ultima maglia bassa precedente dove ho il marcapunti e vado a chiudere. Ora tolgo il marcapunti, guardate bene, salto questa maglia bassa, entro in quella dopo e vado semplicemente a fare in questa maniera qui. Tiro, vedete, dal centro di questo punto, entro con un uncinetto più piccolino per aiutarmi ovviamente, ed ecco qui che ho chiuso la lavorazione, avendo ovviamente i miei punti. Ora a questo punto vi dico il mio diametro. Ho 21 centimetri di diametro. Chiaramente potete realizzare il fondo di qualsiasi misura, più piccolo, più grande, come preferite. Ovviamente vedete, queste codine le andiamo a tagliare, e per quanto riguarda questo tipo di licra, io vedete la saldo così con accendino, ok? Ovviamente facciamo questo anche con quest'altra codina. A questo punto andiamo ad iniziare la nostra lavorazione. Io ho un totale di 50 maglie basse, quindi un numero pari di maglie. Adesso guardate, entro in uno dei punti in coste, però, quindi non prendo entrambe le asole ma solo quella esterna, e inizio ovviamente la mia lavorazione. Inizio con una catenella e all'interno, vedete, dello stesso punto lavoro 2 maglie basse, 1 e 2, salto un punto e in quello dopo di nuovo lavoro 2 maglie basse, e di nuovo salto un punto e in quello dopo lavoro 2 maglie basse e vado a proseguire sempre in questa maniera qui. Salto un punto e in quello dopo 2 maglie basse, salto un punto e 2 maglie basse. Andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, guardate, negli ultimi 3 punti. Noi qui in realtà avevamo bisogno di un numero di maglie dispari, quindi che cosa facciamo? Cioè le andiamo ovviamente a creare le maglie dispari. Quindi che cosa faccio? Salto un punto, entro in questo dopo, carico il filo, entro in quello dopo, ricarico il filo e lavoro la prima maglia bassa, e poi ovviamente mi vado a lavorare la seconda, vedete? Quindi in questa maniera io ho ridotto di una maglia e a questo punto ho maglie dispari, ok? Questo è un sistema ovviamente che già vi ho spiegato in altri video. Adesso possiamo agganciarci sulla prima maglia bassa e chiudere il lavoro, ma se non vogliamo uno scalino, ovviamente brutti scalini, possiamo anche fare diversamente. Ora, se vogliamo chiudere, entriamo in questa maglia, chiudiamo a maglia bassissima e iniziamo da capo il lavoro. Nel mio caso io salto questo punto di base, entro in quello dopo e lavoro 2 maglie basse nello stesso punto, in questa maniera qui, così andrò a lavorare a spirale. Ovviamente qui andrò a mettere un marcapunti sulla seconda maglia bassa, perché ovviamente la prima verrà sempre saltata. Ora salto un punto, entro in quello dopo prendendo entrambe le asole, quindi non lavoriamo in coste ma lavoriamo le maglie basse classiche, e in questa maniera qui. E di nuovo salto un punto, entro in quello dopo e lavoro 2 maglie basse, salto una maglia bassa, entro in quella dopo e lavoro 2 maglie basse. Quindi andate a proseguire saltando una maglia bassa e lavorate 2 maglie basse in quella dopo fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, guardate, negli ultimi 2 punti precedenti al marcapunti, quindi la riga ancora in corso, salto un punto e lavoro 2 maglie basse
E qui ovviamente ho proprio completato, vedete, la riga. Come potete vedere, guardate come la borsa è super rigida. Ora io qui ho il marcapunti, devo saltare un punto, quindi tolgo il marcapunti e lavorerò ovviamente dove avevo il marcapunti, e qui lavoro 2 maglie basse. Metterò sempre il marcapunti sulla seconda maglia bassa, perché è dove praticamente noi andremo sempre a lavorare. Salto un punto e in quello dopo lavoro 2 maglie basse. Salto un punto e in quello dopo lavoro 2 maglie basse. Salto un punto, in quello dopo lavoro 2 maglie basse. E dobbiamo praticamente lavorare sempre in questa maniera, dove vedete si andranno a formare delle colonne da 2 maglie basse. Quando arrivo nel marcapunti io dovrò sempre lavorare 2 maglie basse in questo marcapunti e nel punto dopo lavoro una maglia bassa, così fino alla mia altezza. Io ho proseguito per un totale di 13 righe in centimetri. Le mie 13 righe sono 19 centimetri. Ovviamente se state lavorando con un altro filato dovete seguire i centimetri e non le righe. Può darsi che le vostre righe debbano essere di più o addirittura di meno. Adesso vedete, ci troviamo qui dove io ho lavorato, guardate, il penultimo gruppo, e questo è l'ultimo gruppo, e poi abbiamo il marcapunti. Quindi io per chiudere la lavorazione faccio in questa maniera. Qui ho lavorato le 2 maglie basse, salto un punto, entro in quello dopo e chiudo a maglia bassissima. Tiro il filo, guardate, in questa maniera qui. Adesso salto un punto e vado a chiudere dove ho il marcapunti e mi aiuto con un ago. Quindi saltiamo un punto, entriamo in quello dopo, vedete, in questa maniera da dietro, e poi fatto questo entro al centro dell'altro punto e vado a bloccare, vedete, in questa maniera realizzo il punto. Allora adesso guardate bene che la borsa è proprio un cilindro, vedete, quindi è tonda. Quando andiamo semplicemente ad appoggiare, vedete, la borsa in questa maniera, si crea la svasatura. Molte di voi da principianti credono che praticamente andiamo a fare degli aumenti, ma in realtà noi non andiamo assolutamente ad aumentare la parte della borsa, è semplicemente che la larghezza del fondo, una volta appiattita da questa visione ottica. Adesso io ho realizzato, guardate, questo manico con una spighetta rumena. Nel box informazioni vi metto il link del tutorial anche nel primo commento. Avevo questi anelli, li avevo insomma da tempo e quindi li ho riciclati e li vado a posizionare, vedete, nei lati. Una volta vedete che ho posizionato il manico in questa maniera, questo sarà l'effetto. Io ho trovato insomma tra le tante cose che ho questa chiusura di ecopelle che va praticamente cucita, vedete, qui ci sono dei fori, va cucita con ago e filo ovviamente, dietro va cucita così, questa va cucita qui e poi ovviamente si usa come chiusura. Io già l'avevo, non ricordo insomma dove o chi me l'abbia mandato, dove io l'abbia acquistato, quindi mi dispiace, non vi posso dare queste informazioni, però sicuramente sui vari siti che danno accessori per borse voi la trovate, o comunque potete anche realizzarla con la fettuccia stessa. Io andrò a posizionare quindi questa e una volta posizionata la mia borsa sarà finita. Ovviamente per chi desidera un manico più lungo andate a crearlo più lungo. Io per questa borsa l'ho realizzato di circa, vi dico più o meno i centimetri, che 41 centimetri. Oppure se non volete realizzarlo più lungo potete anche mettere della catena, vedete, ai lati del manico e poi vi agganciate con un anello. Insomma potete ovviamente personalizzare a vostro piacimento la borsa. Io come sempre vi ringrazio di aver seguito il tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.